Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo del trapano avvitatore con percussione della Parkside serie brushless, quindi senza spazzola, della linea Performance. Il modello è PSB SAP 20 LI-A1. L'ho comprato alla Lidl il 23 dicembre del 2020 al costo di 129 euro perché è stato venduto in Italia in un set che comprende diversi accessori e una valigetta con un cassettino ricco pure di accessori, punte di trapano, eccetera. Altrove è stato venduto senza valigetta, addirittura in alcuni paesi senza batteria, permettendo di risparmiare tantissimo. Qua abbiamo pure due batterie all'interno della confezione. Ora vediamo subito cosa è riportato nell'etichetta, stampata appunto nel cartone che avvolge la valigetta. Possiamo vedere che ha fino al 77% di maggiore coppia rispetto al modello Verdone ghiera rossa, anch'esso con percussione, una durata del motore 10 volte maggiore, sempre rispetto allo stesso modello, e il 36% in più di percussioni. Ha 5 anni di garanzia ed ha ben 80 Nm di potenza. Ora proviamolo, vi dirò altre caratteristiche e faremo alcune prove sia sul cemento, sul legno, proveremo ad avvitare alcune viti, eccetera. All'interno della confezione ci sono diversi accessori che vi elencherò ma non recensirò, quindi troverete dei bit della linea Performance, un cacciavite a cricchetto, un altro cacciavite col manico corto, un cutter, 6 punte per ogni tipo di materiale da forare, quindi pietra, metallo e legno, un metro flessimetro, un'impugnatura, 2 batterie, un'asta di profondità, un contenitore per le punte, il caricabatterie e poi i contenitori per i bit. Allora, questa è la valigetta all'interno del quale troviamo il prodotto. Sulla parte bassa c'è un cassettino e all'interno dello stesso ci sono quindi gli accessori disposti in delle forme sagomate sulla plastica. Sulla parte alta invece abbiamo l'apertura in questo modo e all'interno troviamo il manuale di istruzioni che come sempre va letto e conservato, l'impugnatura, le 2 batterie, l'asta di profondità e il caricabatterie. Vediamo il prodotto. Guardiamolo dunque da vicino. Ha un'impugnatura molto ergonomica, ricoperta in gomma, tantissima gomma anche sulla parte superiore e sulla parte posteriore che fa sia da anti-urto, ci consente anche di avere una buona presa. Sull'impugnatura abbiamo il tasto per avviarlo che fa da potenziometro, quindi più lo premiamo più andrà velocemente. Sulla parte superiore invece abbiamo il selettore di velocità, seconda velocità e prima velocità. Vicino al mandrino abbiamo questa ghiera che ci permette di regolare la forza che dobbiamo dare al mandrino, permettendoci quindi di gestire gli 80 Nm su 21 livelli di coppia, più il penultimo livello dedicato alla foratura e l'ultimo livello di coppia dedicato a foratura con percussione. Sulla parte bassa c'è un LED che si accenderà alla pressione del tasto, basterà anche sfiorarlo per farlo accendere e rimarrà acceso per qualche secondo, permettendoci di illuminare la zona nella quale dobbiamo forare oppure avvitare. Ha anche una comoda clip che ci serve per attaccarla alla cinta del pantalone oppure appenderlo nella parete del nostro laboratorio, oppure, vista la forma, anche di stappare qualche bottiglia. Mi raccomando, mai di alcolici mentre siamo al lavoro. Il mandrino è made in Germany, è della ROM ed è perfettamente dritto. Il suo funzionamento prevede la rotazione a motore fermo per poter aprire e chiudere le pinze. Quindi una volta inserita la punta al suo interno possiamo ruotare e serrare semplicemente ruotandolo. Sentiremo dei click. In questo modo la punta sarà già serrata all'interno. È perfettamente dritto. Vediamo ora rapidamente le caratteristiche tecniche. Allora, ha 80 Nm, ha 36.000 percussioni al minuto, ovviamente a vuoto. La prima velocità va da 0 a 400 giri al minuto, la seconda velocità invece va da 0 a 2000 giri al minuto. Il mandrino riesce ad accogliere punte da 1,5 mm fino a 13 mm ed il sistema che vi ho fatto vedere poco fa, quindi quello dell'apertura a motore spento, si chiama Spindle Lock. Ha il sistema anche Quick Stop, quindi l'arresto immediato del mandrino al rilascio del tasto. Un eventuale rumore simile a quello di ingranaggi è del tutto normale. Quindi una vibrazione sulla parte dell'impugnatura. Ovviamente è possibile utilizzarlo sia con batterie da 4 A che con batterie da 2 A, sempre della linea X20 V-Team della Parkside.
Confrontandolo al modello precedente, quindi il modello con il motore a spazzola, possiamo vedere che le dimensioni sono pressoché simili. È leggermente più grosso nella parte superiore, questo è tutto in plastica, invece questo è in metallo, e il peso differisce di 150 grammi circa, quindi questo è un pochettino più leggero. Vediamo anche come si inserisce l'impugnatura laterale. Bisogna svitare questa parte, quindi inserire nella parte frontale in questo modo, dopodiché avvitare. Questa impugnatura è possibile utilizzarla sia durante i fori che durante l'avvitatura delle viti. È possibile inserire questa asta all'interno di questo foro esagonale con la parte zigrinata rivolta verso l'interno, in questo modo. Per poter regolare quindi la profondità basterà premere questa parte e farlo scorrere avanti o indietro in base alle nostre necessità. Come sempre la prima prova la faccio sul dosaggio della forza, perché un avvitatore deve essere potente ma ci deve consentire anche di lavorare con viti piccole, quindi metto la frizione al minimo e vediamo se riesco ad arrestare l'avvitatura prima che la vite sprofondi dentro il legno, perché se dobbiamo lavorare su superfici tenere abbiamo necessità di un avvitatore che non distrugga la superficie sulla quale stiamo lavorando. Quindi vado, velocità 1, frizione al minimo. Ok, leggermente entra. Vi ricordo che la forza dell'avvitatore comunque assieme alla velocità è gestibile tramite il tastino, perché se provo ad avvitare la stessa vite dosando la forza quando la vite si avvicina alla superficie, sicuramente non sprofonderà. Quindi facciamo una seconda prova. Come vedete la vite rimane in superficie perché non sto premendo fino in fondo. Visto che riesce ad avvitare quindi le viti piccole, riusciamo a gestire la forza, proviamo direttamente con questa vite da 16 cm. Quindi imposto sempre velocità 1, frizione al massimo. Però sto utilizzando la batteria in dotazione, quindi la cambio con una batteria già in mio possesso, carica, sempre da 2 A. Ho deciso di fare la prova, almeno inizialmente, con la batteria da 2 A perché è proprio quella che viene data in dotazione. Perfettamente avvitata. E allora proviamo anche con questa vite da 26 cm di lunghezza. Perfettamente avvitata, senza alcun problema. Sembrava che stesse avvitando una piccola vitina da pochi centimetri, quindi evitiamo di fare la prova anche con viti da 5, 6, 10 centimetri, perché abbiamo visto che riesce ad avere abbastanza forza. Proviamo a fare anche dei fori direttamente con la punta da 18 mm. Direi che non ha problemi. Adesso proviamo a fare un foro da 32 mm da questa parte. Ok, è entrato davvero tantissimo, siamo riusciti a fare un foro senza difficoltà, senza dare segni di cedimento, quindi direi che anche per quanto riguarda la foratura va benissimo. Adesso velocità 2, proviamo a fare dei fori da 12 mm.
A velocità 2 cede. Proviamo quindi con velocità 1. Ovviamente vi ricordo che è sempre necessario tornare un po' indietro quando si fora il legno per far fuoriuscire i trucioli, altrimenti si induriscono e non riescono a far lavorare la parte tagliente. Adesso vediamo un foro con la sega a tazza da 73 mm. Sempre velocità 1, frizione al massimo. Perfettamente eseguito anche questo foro con la sega a tazza. Sembra che questo avvitatore non abbia intenzione di cedere, quindi proviamo con questa vite da 15 cm per 12 mm di diametro. Ha ceduto, però è davvero una prova eccessiva, davvero eccessiva. Abbiamo trovato il modo per farlo fermare. Adesso farò dei fori da 6, da 10 e da 12 mm sul cemento. Vi ricordo che questo è un mattone di cemento, non è cemento armato, quindi se avete necessità di lavorare su superfici davvero molto dure dovrete orientarvi sicuramente su un tassellatore. Questo è un trapano avvitatore che ha anche la percussione e che ci facilita il lavoro, perché la percussione frantuma la pietra, il cemento, e riesce ad agevolarci. Quindi tra un avvitatore semplice ed un avvitatore a percussione, sicuramente l'avvitatore con la percussione ci aiuta tantissimo, ma non è paragonabile a un tassellatore. Quindi facciamo una prova inizialmente solo con la rotazione semplice, dopodiché inserirò la percussione e vediamo la differenza di lavoro. Poi farò anche una ripresa affiancata con il modello precedente, quello verde, per vedere la differenza appunto di lavoro su questo tipo di superficie. Quindi velocità 2, modalità foratura. Bene, è andato, è riuscito a perforare senza alcun problema, ma ha perso un po' di tempo, quindi proviamo adesso con la percussione. È riuscito in un istante a lavorare. Adesso proviamo anche con la punta da 10 mm. Anche in questo caso senza alcun problema. Adesso 14 mm. Alla fine si è fermato, però è riuscito a entrare perfettamente, e meno male che si è fermato, perché preso dall'euforia non avevo calcolato che avrei forato anche il mio piano di lavoro. Adesso ripeterò il foro, ma con il modello verde, il modello a spazzole, e affiancherò l'inquadratura con quella realizzata poco fa.
Adesso è arrivato il momento del metallo, quindi facciamo dei fori su questa piattina da 5 mm con una punta da 9 mm, velocità 1. Ho messo la frizione a 21, eventualmente la metterò al massimo. Aggiungo l'olio da taglio, poi vi lascio il link per queste boccettine per evitare di spruzzare l'olio da taglio e sporcare tutto. Perfetto, forato senza alcun problema. È stato lento perché comunque il metallo si fora lentamente e io ho impostato i 500 giri, quindi velocità 1. Ben riuscito perfettamente a forarlo senza problemi. E allora ragazzi, cosa dire? Io ho finito con la prova di questo avvitatore, secondo me funziona bene, ha dimostrato di essere abbastanza potente, riesce a forare la pietra, quindi il cemento, riesce a forare tranquillamente il legno, riesce a forare il metallo, riesce ad avvitare anche viti molto grandi. Ho saltato di fare il passaggio con tutte le misure di vite, ma sono andato direttamente al sodo provando con la vite più grande ed è riuscito a farla senza alcun problema. Si è fermato solamente quando abbiamo provato ad avvitare questa vita che davvero è eccessiva. Pensate, ci vuole una chiave cricchetto da 17, quindi non è sicuramente un lavoro facile. E quando ho provato a fare il foro da 14 mm, sempre sul cemento, è riuscito a farlo comunque per tutta la parte che vedete ancora sporca di cemento. Poi alla fine ho ceduto, ma ci sta. Sulla parte posteriore anche in questo c'è l'alloggiamento magnetico per i bit, l'impugnatura è ribaltabile e reversibile. Cosa dire? Secondo me è un utensile che funziona bene, certo con la configurazione che hanno mandato in Italia, quindi la valigetta così ricca di accessori, chi non ha necessità di acquistare tutti quegli accessori si ritroverà ad avere una spesa elevata, quando in realtà sarebbe stato meglio offrire la possibilità di scegliere fra acquistare l'avvitatore anche con batteria o senza batteria, oppure eventualmente incluso di kit, ma questo era. Cosa dire? Io vi faccio i miei auguri di Natale. Volevo farvi notare che ha un leggero gioco sulla batteria, che poi tanto leggero non è, comunque si muove, e per il resto null'altro. Quindi vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete un mi piace a questo video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, attivate la campanella qua giù in modo da ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!